Signore e signori, James Callis. Sorry, one of the Cylons just blew up backstage. Chiedo scusa, ma uno dei Siloni purtroppo è andato in corto là dietro. So, basically, for these kinds of things, I just thought I'd take some questions from anybody who's interested in asking a question, and I will try to answer to the best of my ability. Se avete delle domande, per qualsiasi persona che possa essere interessata a fare delle domande, io sono qui per darvi tutte le risposte che richiedete. Ancora una volta i numeri di telefono. E soprattutto quando ha dovuto fare la parte del contadino di Eric, come ha studiato per fare quella parte. Okay, two parts question. First part is the difference being you from the UK, not from the USA. If your English is a little different from the other actors. And the second part, when you had to adapt yourself to a farmer, your accent as a farmer, how do you have worked on it? How have you worked on this? Yeah, obviously if you're from a different country, you have a different sensibility. Ovviamente se vieni da un altro stato hai una differente sensibilità. So you bring a new energy or a different energy to the project, because most people who were in the show were American or Canadian. Praticamente porti un'energia differente, una novità, una freschezza allo show, perché molti degli attori che comunque erano o americani o canadesi. And yes, I think that, for example, not just myself, but Jamie Bamber as well, although he was playing American, he's also English. In fact, Jamie is possibly more English than I am. Per esempio, appunto, un altro degli attori che è Jamie Bamber, che faceva Apollo, lui doveva recitare in America, ma lui è inglese ed è sinceramente più inglese di me. But yeah, there were ideas about things. I can't be specific, but like I had said before, a sensibility that you bring to something else. I suppose one of the things I was playing an antagonist, not a protagonist, if you know what I mean. Comunque è difficile da spiegare, ci vuole, diciamo, proprio una sensibilità diversa. E poi del resto io ero stato selezionato per fare un antagonista e non un protagonista, se sapete la differenza. And one of the things I think that I could bring with it, or bring with myself to the part, and I think this comes from possibly acting on stage and being in plays, is I was not afraid to be thoroughly unpleasant. Una delle particolarità, per esempio, e magari, non so, potrebbe arrivare dalla mia esperienza teatrale, è il fatto di dover fare un antagonista, non aver sentito paura di essere antipatico. So this is a big thing, because actually most of us want to be liked. It's an important thing in our whole lives. Nobody wants to come across badly, even in acting. So if I'm playing a character who's bad, because I want the audience to like me or have sympathy with me, I can cut the corners of some of the nastiness to come across better. Ovviamente nessuno di noi vuole piacere, ciascuno vuole piacere, e specialmente gli attori vogliono fare delle parti che il pubblico apprezzi. Se avessi avuto dei problemi, sì, potevo magari tagliare, smussare degli angoli del personaggio in modo da renderlo un pochino meno antipatico. So that wasn't something, like I say, that I didn't need to look good. I didn't need to look, I left that to Trisha, to be quite honest, looking good. Didn't matter really what I looked like. And as we would say, I didn't mind being weak or a scoundrel or doing the wrong thing. That I think
a lot of other people would have found quite difficult. But I think that's coming from as well. Do you see a program over here called, it's an English show called Faulty Towers? Has anybody ever seen this show? Yeah. 40 Towers, 40 torri. No, 40 towers. Faulty? Faulty. Is anybody familiar with this show? Yeah. It's a very funny television show about an odd couple who run a bed and breakfast hotel. And it's a disaster. But the lead man, who was in Monty Python, his name is John Cleese, is very, very funny. But he's funny because he's rude, and he's strange, and he doesn't care. And I think that I tried to bring some of that to the character. There's certainly a lot of comedy in there, and I would say that that's a direct result of being born in England, being part of that culture, and yeah, it's about serving a character rather than necessarily serving yourself. And actually, you serve yourself better if you serve the character. But there is a tendency, I feel, because... Sorry. Yeah, go for it. Becomes a little too long. Go for it. Ok, if I remember correctly. Principalmente non avevo bisogno di sembrare carino, di essere piacevole, eccetera. Questo ruolo lo lasciavo fare a Trisha Effer, che aveva lei questo compito. Ha fatto l'esempio appunto di questo show interpretato da uno dei Monty Python, John Cleese, dove c'è una coppia che gestisce una... Ecco, avete capito meglio di me. È una commedia, sono simpatici ma perché sono antipatici, cioè sono rozzi, quindi diciamo che è una sorta di bilancio tra le cose che forse gli viene dal fatto di essere inglese, dalla cultura che ha avuto. Principalmente quello che dice è devi servire il personaggio, perché capita che servi meglio te stesso se servi meglio il personaggio, cioè bisogna dare la precedenza al personaggio piuttosto che se stessi. So, at the end of all of that, there's a, I'm trying to say, we have a strong tradition in the UK of characters who we find uncomfortable to watch, and our humour can be quite cruel in a way that in America it isn't. And also, if you go to Los Angeles, you're around this kind of place, every third person is gorgeous. They're so good looking. And they kind of want to keep that up. It's like, I'm the bad guy, but let me smile. Praticamente, probabilmente nello UK abbiamo più una tradizione di personaggi un po' così, arcigni, un po' cupi, un po' antipatici. Si guarda Los Angeles, sono tutti belli, sono tutti affascinanti, anche se fanno il cattivo dicono aspetta, fammi fare un bel sorriso, così. So that's one of, I'd say that was part of the sensibility. Also, just our education. Jamie and I would talk a lot about how we would see things differently from the rest of the cast, and for me it was absolutely essential that he was in the show, because it was like, although we hardly ever acted together, I must have been on the phone to Jamie Bamber for 5 years, and we spoke to each other every single day about so many things, and then some of the ideas that we would have ended up in the show. I would say more of Jamie's ideas than mine, because he's very, very brilliant, and he has a kind of a brilliant analytical, structural mind, like sees the whole story and how things can change or it can be manipulated to serve the story the writers want to tell better. Sicuramente sia per lui che per Jimmy Bamber l'educazione che hanno ricevuto, ma poi anche le istruzioni che hanno avuto rispetto al resto del cast li hanno aiutati. Lui dice che ha avuto fortissima comunicazione, è ben contento che ci fosse Jimmy Bamber nello show. Dice che al di là dei momenti in cui hanno recitato insieme, crede che probabilmente hanno passato 5 anni al telefono insieme per scambiarsi opinioni,
apprezza molto le opinioni, ha usato molto di più le opinioni di Jamie rispetto alle proprie, perché apprezza proprio il punto di vista di Jamie. Jamie dice che riesce a vedere le cose distaccato, riesce a vedere tutto il piano, tutto quanto il processo del progetto. Was there another part to the question? Was there something else? This was the farmer. The farmer, Oh, the farmer accent. The accent. I was at university in the north of England, in a place called Yorkshire. Lui è andato all'università nel nord dell'Inghilterra, in una parte dell'Inghilterra chiamata Yorkshire. And so I could do that quite well because I lived there, and so and know the voice. Funny thing for me is that oh, this won't translate, so maybe I can't. I will try. My first time in Yorkshire, I went for lunch at the pub, and I said, "What is the lunch?" And the lady replies to me, she says, "Beef au park." Beef au park. Is that French? Is that in a pastry? How is that? And she looked at me like I was an idiot. She went, "Beef au park." I went, I don't know what that is, beef au park. You know what, I'll have it. I'll have the beef au park. And the man next to me said, "Beef or pork, you idiot." Ok, direi che l'avete già capita tutti, comunque la dico per chi non l'ha capita. Allora, l'esempio che fa è che i primi giorni che era lì all'università nello Yorkshire è andato in un locale per il pranzo e ha semplicemente chiesto cosa c'è per pranzo e gli hanno risposto, appunto con l'accento del posto, beef au park. E lui non capiva, dice, ma che cos'è questo? È francese? Cioè, che lingua stanno parlando? Ha detto, vabbè, non voglio stare qui a inquisire troppo, lo prendo. E quello vicino a lui gli ha detto, ti ha detto beef o porco. So and they wanted me to be a different kind of a guy, a different kind of a gaius, and yeah, they had some ideas about the accent that they wanted me to use, but I felt that particular accent, although it's not necessarily really anything to do with farming or farmers, at least in England particularly, it gave the air of in England there is a big divide, maybe it's the same in lots of places, north and south. The south is quite rich, the north is not as rich, so that's the big deal. Here is the contrary, probably. Oh, it's a different thing. But you see, in every place there is this thing, and there is people, you know, in London they can be quite snobby, or quite, you know, oh, you're not from here, so, you know, you don't matter. And the people in the rest of the country are like, hey, this is England, not just London. We're part of the whole country, not this little city. And that was where that came from. They wanted me to be a farmer, and in the end I was. Loro avevano sicuramente delle idee su degli accenti, delle inflessioni dialettali, però mi hanno dato anche particolare libertà. E comunque io non è che gli abbia dato quell'accento pensando ai contadini, almeno per quanto riguarda l'Inghilterra non è un accento da contadino. Ci sono delle differenze a seconda delle zone, dice appunto in tutto il mondo quasi tutte le nazioni hanno una forte differenza tra nord e sud. Nel caso dell'Inghilterra il sud è molto più ricco, il nord è molto più povero, quindi capita che magari quelli di Londra sono un po' più snob. E quindi se tu vai lì e gli parli loro dicono non sei di qui quindi sei niente, non vali niente. Mentre invece nel nord è tutto diverso, nel nord ti dicono ehi, non è mica tutta Londra, cioè l'Inghilterra è l'Inghilterra e Londra è Londra. So there it is.